amici, oggi siamo a bordo della Stalpa Avantgarde 35 con motorizzazione diesel ibrida. Sono con Nicola Pane, titolare. Buongiorno Nicola. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti voi. E siamo qui al largo delle acque di Baia per testare la navigazione e vedere come si comporta, perché è un bel banco di prova, perché è stata una bella sfida creare questa barca. Assolutamente sì, è frutto di più di 2 anni di lavoro di ricerca e sviluppo, non solo con questa barca che è il risultato finale di serie, ma anche con il prototipo che è già andato a mare più di 1 anno fa e poi le prove sono proseguite negli ultimi mesi. E quindi noi attualmente che motorizzazione abbiamo qui installata? Adesso abbiamo una motorizzazione diesel da 350 cavalli in linea d'asse, accoppiata a un 25 kW in modalità elettrica, quindi un motore elettrico da 25 kW e quindi circa 35 cavalli. Perfetto, quindi attualmente oltre al carico standard a bordo, perché mi dicevi abbiamo il 50% di carburante? Abbiamo il 50% di carburanti, quindi abbiamo circa 250 litri di gasolio, che già offre un'ottima autonomia, e abbiamo il serbatoio dell'acqua pieno che è 200 litri. E adesso quindi noi siamo in navigazione standard col termico, ma posso mettere a folle? Perfetto, mettiamoci in folle e basta semplicemente premere un pulsante. In automatico si spegnerà adesso, il motore diesel si è appena spento, aspettiamo qualche secondo e lasciamo il motore elettrico raggiungere i suoi giri normali e siamo già a 300 giri di motore elettrico in folle. Quindi siamo attivi. Siamo attivi, adesso Posso- la puoi ingranare marcia. Grano marcia, e vi assicuro che per me è la prima volta, quindi è una sensazione, non dico strana, però è unica, perché avanzare in totale silenziosità e sentire solo questo leggero sibilo. Certo, è stato fatto proprio un lavoro anche per insonorizzare anche il vano motore e anche tutto il discorso delle pompe di raffreddamento, perché non pensate che basti aggiungere una batteria o un motorino elettrico, c'è un lavoro di frizioni, di accoppiamento, di raffreddamento di quelli che sono gli inverter, cioè i drive dei motori elettrici. Insomma, è stato tutto fatto per diminuire man mano. Nelle varie prove in mare che abbiamo fatto abbiamo sempre lavorato per ottimizzare non solo l'elica, la linea d'asse, ma anche tutti i componenti accessori che provocavano un fastidio. Ora tu avverti solo questo sibilo della macchina elettrica, no? Davvero sembra di essere a motore spento a traino con qualcuno a prua che ci sta trainando. Appunto, siamo a 4,6 nodi e siamo a 1000 giri. Immagina un cliente pescatore che vuole fare traina, può andare dai 2 ai 7 nodi in totale silenzio. Con una barca dai 35 piedi, in tutto ciò. Assolutamente sì. È un natante, ricordiamolo, ma fuori tutto è 11 metri. E quindi mi dicevi questo discorso del pacchetto ibrido, quanto può influenzare le prestazioni? Perché in questo momento abbiamo un bel po' di carico a bordo oltre al motore standard. Assolutamente sì, perché pensa che questa barca si produce in versione fuoribordo dove abbiamo 600 cavalli e 5500 kg di imbarcazione. Qui invece abbiamo quasi la metà della potenza installata a bordo perché abbiamo 350 cavalli e abbiamo una barca che pesa sui 6400-6500 kg, quindi abbiamo un po' più peso e la metà dei cavalli. Cambia completamente il regime di funzionamento. Non abbiamo più un regime di planata pura, quindi non siamo in planata, ma siamo in quel regime che possiamo definire dislocante puro se andiamo in modalità elettrica o se andiamo in modalità termica, quindi con il diesel, siamo in regime della famosa semiplanata. Un po' le carene anni 60-70, quando i cavalli erano pochi. Indietro. Ma è la famosa transizione ecologica, dobbiamo tutti un po' abituarci al cambiamento. E quindi adesso noi siamo a 5 nodi, se affondo ancora salgo nel range. In questo momento abbiamo dei giri che vanno su 1400 giri, siamo a 6,35 nodi, ma non siamo ancora al 100%. Si deve quindi stabilizzare, dobbiamo dare il tempo alla barca di prendere il suo abbrivio. Siamo anche controvento, per fortuna abbiamo una leggera brezza. Sì, è davvero piacevolissimo, abbiamo fatto anche manovra in porto così in elettrico ed è incredibile anche appunto questa silenziosità che ci fa uscire in totale autonomia. E in questo caso la barca ha anche doppia elica, elica di prua e elica di poppa. Assolutamente sì, proprio perché volevamo dare la possibilità, il concept era quello, permettere dei trasferimenti, tra virgolette, veloci, quindi sui 16-18 nodi in modalità diesel, e poi permettere di poter entrare in porto, di poter entrare in delle aree marine protette, di poter fare degli ormeggi in assoluto silenzio, in modalità elettrica, però senza perdere di manovrabilità. Considera che devi spostare con un picco di 35 cavalli, non di 350 cavalli, e quindi le eliche di manovra, in questo caso ce le ha fornite la Sleipner, sono delle eliche di prua e di poppa e le abbiamo proprio proporzionate per permettere alla barca anche di fare la classica piroetta.
quella che normalmente vedi con i joystick di manovra, qui la fai con le eliche di prua e di poppa in simultanea. E qui abbiamo il doppio indicatore, il doppio pulsantino di governo proprio davanti a noi, quindi è facilissimo manovrare col timone fermo e manovriamo soltanto con le eliche. Quindi in questo momento controvento, controcorrente, 6,5 nodi, velocità, possiamo stimarla di punta in elettrico. Sì, diciamo che normalmente insomma abbiamo una velocità di picco di 7 nodi in modalità elettrica, ma come sai la curva di resistenza di un'imbarcazione è esponenziale, basta poco per ridurre i consumi e aumentare tantissimo l'autonomia. Se tu anziché a 7 nodi viaggi sui 6 nodi,3, la tua autonomia schizza sull'ora e mezza. E diciamo che adesso siamo su un prodotto di serie anno 2022. La nostra speranza è che le batterie diventino ancora più performanti, il costo possa scendere, per cui questa barca è già di serie, già la puoi acquistare col pacchetto ibrido, oppure la puoi prendere predisposta, perché la nostra scommessa è che nel giro di qualche mese, sai, ormai va tutto veloce, c'è una corsa alla transizione ecologica, il costo delle batterie, la capacità delle batterie, la potenza dei motori elettrici possa aumentare senza variare gli ingubri, e quindi questa autonomia di 1 ora e 30 a 6 nodi e mezzo possa arrivare anche a 3 ore nel giro di pochi mesi. Attualmente c'è un costo abbastanza elevato, ma non improponibile, perché se pensi a una società di noleggio che vuole fare dei trasferimenti, degli accessi, pensa alle Cinque Terre, certo, pensa alla Grotta Azzurra da in questo noi, caso a Baia alla costiera amalfitana. l'area marina protetta e la siamo città a pochi sommersa. passi dalla città sommersa di Baia. Pensa, possiamo entrare in modalità elettrica, arrivare dove altre barche non possono, e in questo caso la società di noleggio può avere anche delle sovvenzioni per l'acquisto, certo, perché il prodotto non è solo ibrido e quindi ecologico, è anche un prodotto tecnologico, quindi si può fare anche un discorso di industria 4.0, di controllo remoto dell'imbarcazione, di monitoraggio in continua con la base a terra, scaricare giornalmente tutto il percorso, e quindi ci possono essere anche delle sovvenzioni, parlando dell'Italia. All'estero ovviamente poi ogni nazione ha le sue regolamentazioni. Sì, ogni caso va analizzato singolarmente. Quindi io direi che in questo momento possiamo mettere a folle Certo. e fare un comodo switch dall'elettrico al termico. Dai, ti aiuto io, dopo lo puoi fare anche tu. Semplicemente mettiamo in off la modalità elettrica, sul display passiamo senza toccare nulla, in automatico forse avvertite il rumore, è partito il motore diesel e siamo già pronti con la manetta armata elettronica. Anche un'altra cosa importante, qui è davvero un prodotto di serie che abbiamo sviluppato, il nostro partner è stato FNM del gruppo CMD, che è un'azienda storica, insomma, Fratelli Negri Marine, e quindi adesso il gruppo CMD di produzione e costruzione di motori diesel, e il pacchetto è completamente di serie, vendibile, omologato, certificato, una sola leva di comando, lo switch è molto semplice nel passaggio da modalità elettrica a modalità termica, e quindi in totale autonomia e sicurezza. Non trovi una seconda manetta, un secondo timone, No, è una seconda tutto è tutto integrato. Vedendolo Per il così è cliente, una plancia standard. ecco, con una breve spiegazione qualsiasi cliente patentato può portare l'imbarcazione. Quindi noi attualmente invertitore ingranato, 3,2 nodi, e ruotiamo per andarci a provare un po' la navigazione in termico. Eccoci. Una navigazione più tradizionale, appunto, motore linea d'asse, quindi avremo sicuramente una curvatura, un raggio di curva più ampio, però abbiamo il baricentro più centrato. Sì, diciamo che in questo caso noi abbiamo optato per una propulsione con il V-Drive, un'altra scommessa, non è il classico motore diesel in linea d'asse accoppiato. L'altra novità è che è accoppiata a un V-Drive, quindi anche come distribuzione di pesi non abbiamo snaturato il progetto, che è nato in questa versione diesel ibrida e in versione fuori bordo. Quindi non c'è modifica alla carena. No, non c'è una modifica, se non tutti gli accorgimenti necessari. Magari, diciamolo, il tunnel dell'elica è semi-incassato, non ti stiamo proponendo 1,20 m di pescaggio in singola linea d'asse, ti stiamo proponendo un 85 cm di pescaggio. Non siamo diversi dal piede del motore fuoribordo, diciamo, come pescaggio, perché il tunnel dell'elica è un semitunnel, un terzo del suo diametro è incassato nelle forme della carena, c'è un tunnel, e anche lì c'è stato un lavoro, prima con il CFD e poi con le prove in vasca navale all'Università di Napoli, proprio per permettere di ottimizzare quello che era il valore giusto del tunnel, quella che era l'immersione dell'elica, i valori di pressione sull'elica per evitare la cavitazione, e poi anche sulla pala del timone. Non è tanto piccola, è una pala del timone di dimensioni generose, noi vogliamo che il cliente si senta sicuro in manovra, è un singolo motore, ma anche grazie all'ausilio dell'elica in manovra, ma anche senza, tu riesci a ormeggiare tranquillamente. Benissimo, attualmente siamo a 1500 giri, io ho dato un po' di gas, 6.8 nodi, quindi è stessa navigazione paragonabile all'elettrico attualmente, quindi in termico. Attualmente sì, però già noti la differenza, insomma. Certo,
Adesso quindi diamo un po' di manetta, ovviamente la spinta è più che consistente, quindi si avverte l'avanzamento. 2300 giri, 9 nodi e mezzo, ma siamo ancora in salita. Questa è una fase appunto intermedia. Ecco, queste fasi di transizione dal dislocante al semiplanante sono quelle più pericolose. Se non centri bene i pesi a bordo o non calcoli bene l'elica, rischi dopo di rimanere davvero, seduto. Come si dice, impiccato, seduto, ecco, seduto è il termine esatto. Attualmente quindi 10 nodi e possiamo dare già una planata minima perché la scia si sta staccando a poppa, ma saliamo ancora. A bordo ci sono gli Zipwick, in questo momento sono totalmente abbassati per agevolare ovviamente l'uscita dall'acqua. 2600 giri, 13 nodi. Man mano che accelereremo provvederemo ad alzarceli. Diciamo sì, che quando siamo arrivati alla velocità di crociera ci possiamo attestare sul 50%. Ecco, proprio a velocità di crociera io attualmente sto arrivando sui 3000 giri, evitiamo la barcabella davanti a noi. È una giornata un po' caotica, quindi ripeteremo di nuovo il banco di prova del test fuoribordo perché ci saranno un po' di incroci di onde. 16 nodi, 3000 giri, possiamo stimare la velocità di crociera? Assolutamente sì, la nostra scommessa era avere una velocità di crociera che permettesse di dare il senso della planata. Tu hai detto hai avvertito la planata intorno ai 10 nodi e mezzo, siamo ben oltre la planata sui 16 nodi, siamo una crociera economica, 3050 giri in questo momento, su 3700 giri che sono i giri massimi del motore. Abbiamo un consumo che ritengo davvero buono perché siamo intorno ai 40 litri l'ora di gasolio, stiamo spostando 6500 kg di imbarcazione di E qui vediamo appunto anche, ci facciamo una bella virata a dritta. Vedete, ovviamente come abbiamo detto ci sarà un raggio un po' più ampio, però comunque la barca è reattiva. Do anche un colpetto di manetta in questo momento. Vedete? Ci prendiamo le onde di prua e nessun goccio d'acqua che sale a bordo ovviamente. Adesso quindi posso salire ancora, che dici? Assolutamente sì. Saliamo ancora. Quindi in questo momento 3200 giri, 17 nodi. Che dici? Affondiamo del tutto? Dai, affondiamo. Affondiamo del tutto. Sollevo leggermente ancora i Zipwick e li lasciamo così. Con un 30% su arriviamo ai 19 nodi, 19.3, ma durante i test effettuati qui lo strumento mi indica 20.8 di velocità di punta, anche perché mi dicevi durante la navigazione il termico può anche ricaricare le batterie. In questo momento stiamo anche ricaricando, stiamo fornendo un 30 A di ricarica al pacco batterie, che è un pacco batterie a 110 volt. E quindi giustamente un po' di potenza va diminuita durante questa fase, ma quando carica del tutto il motore riesce ad erogare il massimo della sua spinta. Sì, in questo momento però volevamo navigare proprio in modalità ibrida nel passaggio automatico diesel elettrico e non ci fa male caricare un po' di elettrico, così dopo avremo tutta l'autonomia per fare tutte le prove in elettrico che desideriamo. E anche per rientrare in porto, giustamente. Velocità di punta stimata a 21 nodi di questa imbarcazione e considerate appunto il rapporto peso-potenza direi che è più che adatto perché stiamo ragionando su un'altra concezione rispetto ai Assolutamente sì, questa barca chi vuole i 40 nodi la può prendere tranquillamente fuori bordo. Questo è un tipo di clientela diversa, o solo diesel o diesel elettrica, e per chi invece vuole la tranquillità della linea d'asse, vuole avere un mezzo che appunto che è una carena che va in modalità semiplanante, per cui un cliente che va sui 17 nodi di velocità di crociera. È una modalità relax. Ecco, non c'è tanto passaggio tra la velocità di crociera e la velocità massima, proprio perché è stato ottimizzato tutto sulla velocità di crociera, insomma. E quindi adesso ultimissimo test, mettiamo a folle e è bello sentire anche la turbina del motore diesel che parte. Ci è mancato pochi minuti e già ne abbiamo nostalgia, ma dobbiamo abituarci, Carlo. Sarà un'abitudine che poi sarà uso quotidiano. Quindi adesso siamo a folle, io
metto l'invertitore ingranato perché ovviamente con la linea d'asse, per non sollecitare È l'invertitore, sempre meglio. non andremo giù tutto con la manetta un solo colpo, ma sarà un processo graduale di accelerazione. Quindi non ci resta che contare. 3, 2, 1, via! Quindi vedete, è molto più placido, iniziano a partire le turbine, 2000 giri, 2005, 10 nodi, 11, 3000 giri, attualmente a fondo giù tutto, 16 nodi, 15.5, 18, 16.3, 3400 giri, 17.8 nodi, sollevo proprio un minimo di zip wake, 3400 giri, 18.9 nodi. Quindi spinta più che soddisfacente, appunto dobbiamo tenere sempre presente questa concezione di barca, quindi adattissima per la crociera. Quindi che dire, noi per ora abbiamo concluso, come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. Vi ringrazio ancora Nicola per la disponibilità Grazie a te Carlo, buona giornata. e come sempre per tutti i prossimi video ci vediamo sempre sul mio canale.